Il cielo è di nuovo sereno e ripartiamo alla volta del Tempio 27. Per raggiungerlo dobbiamo percorrere una ventina di chilometri lungo un bellissimo tratto costiero, per poi salire su un'altura di ben 400 metri. Dall'alto non solo si gode della bellissima vista del mare, ma anche il tempio è ben curato e gli edifici sono disseminati a diverse altezze lungo il fianco della collina. Notando un sentiero che si inerpica ancora più in alto, decido di seguirlo fino al luogo dove risiede un antico tempio shintoista. Sembra che pochissimi siano i visitatori che giungono fin qua, infatti non c'è nessuno oltre me e il posto è totalmente immerso nel silenzio del bosco. In passato era questo il Tempio 27, che come molti altri era stato costruito in posti remoti, ma poi in seguito spostato in zone più accessibili per facilitarne l'accesso ai sempre più numerosi visitatori. Gli edifici originari sopravvivono tutt'oggi con il nome di Okuno-in, che significa santuario interno. Gli imponenti muri di pietra che sorreggono i semplici edifici di legno sono il monito della storia millenaria che questo posto mi racconta. Realizzo il perché tali strutture siano costruite in alture o luoghi non facilmente accessibili. Si credeva che montagne, sorgenti e foreste fossero i luoghi dove dimoravano molteplici divinità. Ad esse veniva chiesta protezione, venerandole con offerte e la costruzione di strutture sacre. La divinità shintoista qui venerata si chiama Oyamatsumi ed è il dio shintoista dei monti, del mare e della guerra. Lo ringrazio con una piccola offerta, poiché ci protegga lungo il nostro viaggio. Sono quasi le 5 del 12° giorno e stiamo allegramente gozzovigliando, sì, al tempio numero 27. Dopo circa 24 km di cammino da stamani alle 8:30, abbiamo trovato un ottimo spot per montare la tenda qui sotto, quindi ci faremo la prima vera notte in tenda seria dall'inizio del viaggio. A domani. Sono le 6:40 del 13° giorno e stanotte la prima notte vera in tenda. Un bel posto, un bel fuoco, oggi una bella camminata e stasera, se possibile, una nuova notte come questa. L'indomani il tempo peggiora notevolmente. Decidiamo dunque di saltare un breve tratto di strada, così da raggiungere in serata la bellissima città di Kochi. Lo scenario intorno a noi cambia passo dopo passo. Risaie, campi coltivati e serre lasciano lo spazio a basse case e alcuni palazzi sparsi, marcando il nostro progressivo ritorno alla civiltà. Dalla cima di un'altura siamo in grado di vedere tutta la città sottostante, che si espande nell'intera pianura alluvionale situata all'incrocio di molteplici fiumi. È infatti circondata da una fiorente campagna produttiva. Gran parte della produzione agricola del Giappone proviene appunto da questa zona, che vanta inoltre una ricca attività portuale. Mentre ci avviciniamo alla città abbiamo modo di visitare, praticamente in fila, i templi 28, 29 e 30. In un primo momento la città ci confonde con i suoi palazzi, strade, semafori e il costante via via di persone. Eppure, Kochi non è così grande e mantiene il suo aspetto di capoluogo di una delle province più rurali del Giappone. Gli edifici sono in prevalenza bassi e ampi viali alternati a strette stradine tra le case caratterizzano questo luogo, che mantiene un'architettura sobria e austera, tipica delle campagne giapponesi. A Kochi abbiamo modo di visitare uno dei pochi castelli giapponesi originari, risalente al 1600. Esso sorge su una collina poco ad ovest del centro cittadino. La sosta di 2 giorni ci permette di recuperare le forze e ne approfittiamo per visitarne i luoghi con tutta calma e ovviamente assaggiare le pietanze del luogo, tra cui uno dei deliziosi piatti tipici, il bonito. Infine visitiamo i templi 31 e 32, situati nella periferia sud-ovest della città.
finalmente al tempio numero 32. Visitiamo i templi in fretta, forse impastiditi dal troppo via vai, o forse richiamati da quei remoti e sacri luoghi che ancora dobbiamo visitare. Ritorniamo dunque al nostro ostello per riposare un'ultima notte e ripartire all'alba dell'indomani.